Welcome to our next parent workshop, where we will continue our exploration of a specific element of the PYP. You are becoming parent experts in the PYP, so it's time to stretch your learning and go deeper into key concepts. Good luck, and here we go! Benvenuti al Parent Workshop di oggi, durante il quale continueremo la nostra esplorazione di uno specifico elemento del PYP. State diventando dei veri esperti PYP, quindi è ora di continuare il vostro apprendimento e approfondire i concetti chiave. Buona fortuna! So in this workshop, we will start with the IB mission, which frames all our work at GIS. We will then focus on the PYP Programme Model, and then we will think about what are concepts, why do we have key concepts, what are the key concepts in the PYP, the how do we do it with key concepts, and lastly, of course, time for questions. In questo workshop inizieremo con la missione IB, la quale racchiude tutto il nostro lavoro alla GIS. Ci concentreremo poi sul modello del programma PYP, quindi su cosa sono i concetti, cosa intendiamo per concetti chiave, i concetti chiave nel PYP, il come dei concetti chiave ed infine un momento dedicato alle domande. So the IB mission, which you can read here on the slide. The mission statement from the IB explains the big picture and where GIS as an IB school should be aiming for. And I have underlined the words challenging and active. And I've underlined these as when thinking about teaching through concepts, students are challenged and they become more active thinkers. By helping students to think conceptually, they take a big step towards becoming lifelong learners. L'IB Mission Statement spiega il quadro generale e da cosa dovrebbe mirare GIS come scuola IB. Jane ha sottolineato le parole challenging e active, considerato che quando si riflette sull'insegnamento attraverso concetti, gli studenti vengono sfidati e diventano pensatori maggiormente attivi. Aiutando gli studenti a pensare concettualmente, essi compiono il passo più grande per diventare lifelong learners. So when we look at the PYP Programme Model, on the left-hand side, you see the PYP Programme Model. And this model shows the different elements of the PYP. And concept-based teaching and learning is part of approaches to teaching, which you see here in the circle after the learner profile. On the right-hand side is a model of the enhanced PYP. Through concept-based teaching and learning, students become agents of their own learning. Quindi, sul lato sinistro della diapositiva potete vedere il modello del programma PYP. Questo modello mostra i diversi elementi del PYP. L'insegnamento e l'apprendimento basati su concetti fanno parte degli approcci all'insegnamento. Sul lato destro invece c'è il modello dell'Enhanced PYP e attraverso l'insegnamento e l'apprendimento basato su concetti gli studenti diventano padroni del proprio apprendimento. So let's stop here a little bit at approaches to teaching. And we had a parent workshop on the PYP approaches to teaching and what makes the program unique. And as you can see in this blue poster from Managback, conceptual understanding, here it is. Conceptual understanding is one of the approaches to teaching. Conceptual understanding can be defined as thinking through a conceptual lens to further understanding of an issue, a topic, or a subject. Quindi abbiamo tenuto un workshop proprio sugli approcci PYP all'insegnamento e su ciò che rende il programma unico. E come potete vedere in questo poster, in questa diapositiva presa da Managback, la comprensione concettuale è uno degli approcci all'insegnamento. La comprensione concettuale può essere definita come pensare attraverso una lente per approfondire la comprensione di un problema, argomento o una materia. So what are concepts, I hear you ask? Well, when we think about conceptual understanding in the PYP, the research of Wiggins and McTighe guides our thinking. They tell us that concept-based inquiry is a powerful vehicle for learning
that promotes meaning and understanding and challenges students to engage with significant ideas. This is central to the primary years programme, PYP, philosophy. Purposeful inquiry is supported by a concept-driven curriculum. I really like the word purposeful in this quote, as it reminds us that the PYP is rooted in authentic learning experiences. Quando pensiamo alla comprensione concettuale nel PYP, la ricerca di Wiggins e McTighe guida il nostro pensiero. Ci dicono che l'indagine basata sui concetti è un potente veicolo per l'apprendimento che promuove il significato e la comprensione e sfida gli studenti a impegnarsi con idee significative. Questo è fondamentale per la filosofia del Primary Years Programme, PYP. L'indagine mirata è supportata da un curriculum basato su concetti. Ci piace molto l'uso della parola mirata in questa citazione, in quanto ci ricorda che il PYP è radicato in autentiche esperienze di apprendimento. Another very important figure in the world of conceptual understanding is Dr. Lynn Erickson. She provides us with a neat checklist of what makes something a concept. A concept essentially is a big idea which is broad and abstract enough to allow us to go beyond facts and think more deeply. A concept is timeless and does not have boundaries and is universal in terms of spanning different cultures. Usually, concepts are written with 1 or 2 words. Un'altra figura molto importante nel mondo della comprensione concettuale è la dottoressa Lynn Erickson, che ci fornisce un'accurata lista di controllo di ciò che rende qualcosa un concetto. Un concetto essenzialmente è una grande idea che è allo stesso tempo ampia e astratta abbastanza da permetterci di andare oltre i fatti e pensare più approfonditamente. Un concetto è senza tempo, non ha confini ed è universale nei termini del fatto che ricopre culture diverse. Di solito i concetti vengono definiti con 1 o 2 parole. Oh, audience, haha. To help us understand what makes something a concept, we would like to play a game with you. It's called Concept or Not Concept. So, here we have 9 different words, and your job is to try to guess, thinking about the definition of a key concept, which of these are concepts and which are not concepts. So they say culture, rights, shoes, sustainability, dinosaurs, communication, fairness, trees, imagination. We'll just translate, then we'll play the game. Quindi abbiamo pensato che per aiutarvi a capire cosa rende qualcosa un concetto avremmo giocato al gioco Concept or Not Concept. Qui sulla diapositiva ci sono 9 parole e in questo gioco dovrete indovinare quali sono concetti e quali no. Quindi le parole sono cultura, sostenibilità, giustizia, diritti, dinosauri, alberi, scarpe, comunicazione e immaginazione. So thinking time. Okay, would anybody like to guess? Vedo. Luca, do you want to guess? Luca, vuoi provare a indovinare? Voglio provare a indovinare? Allora, vediamo un attimo. Non è facile, faccio prima che me lo dite voi. Francesca, would you like to guess one? Yeah, but I know them. Okay, so definitely culture is a concept, quindi la cultura è un concetto. Ok. Sustainability, quindi la sostenibilità, di solito parliamo a livello ambientale, immagino. Anche l'immaginazione, no? Sì, Esatto. Luca, yes. Bravo. Bene. And even though I love them, shoes are definitely not a concept. I don't think. I mean,
It's not very abstract. Well, some of my Unfortunately. shoes are abstract, but It's about what the shoes represent. or maybe I'm convincing myself it could be a concept. But in terms of the noun, the object shoes is probably not a concept. No, definitely not. Luca, can you see another one that is probably not a concept? Mi diceva Francesca, scusami? Sì, se riesci a provare a indovinare quale di queste non è un concept, a parte shoes, che sono le scarpe. Certo. Beh, dinosauri? Bravo! Esatto. Sì. Esatto. Yes, maybe the concept of it, we would look at the concept of extinction, but dinosaurs as a topic is more a topic. Yay! And Francesca, the last one? That is not a concept, is trees. Gli alberi non sono un concept. Ma il terzo qual è? Il terzo a destra? Cosa significa? Fairness. Fairness. Sì, cos'è? È tipo giustizia, tipo... No, quello no. Esatto, cioè no, in realtà è più l'essere... Come si spiega? Queste sono parole difficili da tradurre. Tipo la moralità anche. Ok. Diciamo su un certo livello. Diciamo il saper distinguere il giusto dallo sbagliato. Cioè Sì, anche fare la cosa giusta. Esatto. Sì, qualcosa del genere. Yeah. It's a good discussion on what is fair. Are all things fair to the same people? So it becomes quite conceptual. Il buon diventa un senso. concetto quando cioè diventa una discussione, si pensa qualcosa che può essere giusto per una persona magari non è giusto per un'altra, oppure che è giusto per una cosa non è giusto per un'altra, che diventa appunto un dibattito. Cioè anche basato comunque sul rispetto degli altri, no? And resources, for example, resources around the world, for example. Sì. Anche le risorse, per esempio le risorse naturali nel mondo, come utilizzarle, come vengono distribuite. Chiaro. Certo, capisco. Good game, everybody. Well done. Congratulations. Allora, adesso, now we concentrate again. Okay. So why do we have these concepts in the PYP? So we have conceptual understanding as an approach to teaching. And in the document which teachers have, which is called From Principles into Practice, the IB explained the benefits of thinking through concepts. They explain that concepts help us to explore what the subject is about, to add coherence to the curriculum, to deepen understanding, to build a capacity, even though they're very little, to engage with complex ideas, to build understandings across, between, and beyond subjects. So we call this transfer, as it says here, and integrate and transfer learning into new contexts. Quindi, perché il PYP ha una comprensione concettuale come approccio all'insegnamento? Nel documento che hanno i nostri insegnanti, che si chiama Dai principi alla pratica, l'IB spiega i vantaggi del pensare attraverso questi concetti. Spiega che i concetti ci aiutano a esplorare l'assenza di una materia, aggiungere coerenza al curriculum, approfondire la comprensione delle discipline, sviluppare la capacità di lavorare su idee complesse, sviluppare comprensioni attraverso le materie, integrando e trasferendo l'apprendimento in nuovi contesti, che questo è l'apprendimento transdisciplinare. So what are the PYP concepts? How do we know which concepts to explore in the PYP? Because as we've seen, there are many possible concepts. So as you can see from the pink managed back poster, there are 7 key concepts which we explore, but teachers do have the freedom to explore other concepts, as you will see on the following slides. So key concepts mean the concepts that drive learning in the PYP, and they are the ones we use the most with your children.
So form, what is it like? Function, how does it work? So each key concept, the PYP, design a question to help the teachers and the children understand the essence of the concept. So this one, causation, why is it as it is? Connection, how is it linked to other things? Perspective, what are the points of view? Responsibility, what are our obligations? And finally, change, how is it transforming? Quindi, come facciamo a sapere quali concetti esplorare nel PYP? Come potete vedere da questo poster rosa di Manage Back, ci sono 7 concetti chiave che esploriamo, anche se gli insegnanti in realtà hanno la possibilità di esplorare anche altri concetti, come vedrete nelle prossime diapositive. I concetti chiave comprendono tutti quei concetti che guidano l'apprendimento nel PYP e sono quelli che usiamo di più con i vostri figli. Quindi sulla diapositiva si può vedere quali sono questi concetti, quindi sono la forma, la funzione, la causa, la connessione, il collegamento, la prospettiva, quindi i punti di vista, la responsabilità e il cambiamento. So how do we know as teachers which concept to choose? Well, in August 2021, when I first started here, all of GIS educators designed the program of inquiry for GIS, and they built central ideas and lines of inquiry. And then what did we do with them? Well, the lines of inquiry connect to the PYP key concepts, and therefore the GIS educators selected the key concepts which would best drive the units forward. To do this, they used the 7 key concepts that we just saw on the other slide from the PYP, but also they sometimes selected from the 16 key concepts in the middle years program to try and give us a bit more variety in the PYP. Also, when they were building the program of inquiry, the teachers also had to think about related concepts. So what they did is they decide which subject areas will we focus on will be the heart of the unit. For example, maths, language, PE, art, and they select related concepts based on those subjects. And at the end of a unit of inquiry, we reflect on whether we did choose the right key concepts. Did they really drive the unit? And if not, we make edits ready for the next year. Quindi, come facciamo a sapere quali concetti chiave scegliere? Nell'agosto 2021 tutti gli educatori GIS hanno progettato il programma di indagine, quindi il Programme of Inquiry per GIS, attraverso la costruzione di idee centrali e linee di indagine. Le linee di indagine si collegano ai concetti chiave del PYP e quindi poi gli educatori hanno selezionato i concetti chiave che meglio avrebbero portato avanti ogni unità. Hanno utilizzato i 7 concetti chiave del PYP, ma al contempo hanno anche utilizzato i 16 concetti chiave dell'MYP, giusto per variare un pochino, quindi hanno avuto anche quelli tra cui scegliere. Dobbiamo anche considerare i concetti correlati, in modo che gli educatori possano decidere quali aree tematiche saranno al centro dell'unità e selezionino concetti correlati basati su tali materie, quindi per esempio che sia educazione fisica o una lingua o la scienza, eccetera, eccetera. Alla fine di un'unità, gli educatori poi riflettono se i concetti chiave selezionati all'inizio dell'anno scolastico hanno davvero guidato l'unità e se vanno apportate modifiche per l'anno successivo. So let's look at what this looks like in reality, in practice. So here are units from the oak tree, maple class, and ash class. You can see we have a big transdisciplinary theme. So how the world works, where we are in place and time, how we express ourselves. These, if you like, are the big umbrella of the unit. We then have the central idea, which is the big idea that your children are inquiring into. We then have the lines of inquiry, which connect to the key concepts. And here are the related concepts. For example,
In Oak Tree, students explore the characteristics of materials. So this allows them to think through the concept of form, what something is like. In Maple Tree, the unit is about where we are in time, and therefore through this historical inquiry, students will consider the related concept of chronology. Educators set up proposals and discussions to explore this concept. Sometimes the key concept is within the line of inquiry. For instance, here in the ash tree, students are exploring the connections between humans and nature. So therefore, an obvious key concept to think through is connection. Quindi vediamo come appare in pratica. Ecco le unità delle classi Oak Tree, Maple Tree e Ash Tree. Come potete notare, abbiamo il grande tema transdisciplinare, il grande ombrello dell'unità. Dopodiché troviamo l'idea centrale, che è la grande idea sulla quale i vostri figli stanno indagando. Ed infine ci sono le linee di indagine che si collegano ai concetti chiave. Ad esempio, nella classe Oak Tree, gli studenti esplorano le caratteristiche dei materiali in modo che ciò consenta loro di pensare attraverso il concetto di forma. Nella classe Maple Tree l'unità riguarda il punto in cui ci troviamo nel tempo e quindi attraverso l'indagine gli studenti considereranno il relativo concetto di cronologia. Gli educatori organizzano proposte e discussioni per esplorare questo concetto. A volte il concetto chiave può trovarsi all'interno della linea di indagine, ad esempio nell'unità Ash Tree, dove gli studenti stanno esplorando le connessioni, un concetto chiave ovvio su cui riflettere è la connessione stessa. So what does this look like in the early years? This is where the foundations for conceptual understanding are laid or built. We use the form, as in the shape of a key or glasses, as you can see here in the picture, to help students visualize the way we would like them to think. For instance, in the picture here you can see Miss Anna sharing the form key with the children, and they pass it round the circle. Pass the key, 1, 2, 3, and the next child looks at it. Pass the key, 1, 2, 3. They think about the meaning of the concept and reflect on the type of thinking and learning they will be doing. We also use the key here to unlock the children's brain, to open it to think in a certain way. Sometimes we also use glasses, like these ones. This helps the children so that when they put on the glasses, they are starting to think with a certain concept lens. Quindi, che aspetto ha questo negli early years? È qui che vengono poste o costruite le basi per la comprensione concettuale. Usiamo la forma di una chiave o di un paio di occhiali per aiutare gli studenti a visualizzare il modo in cui vorremmo che pensassero. Ad esempio, nella foto qui potete vedere Miss Anna che condivide la chiave form con i bambini. Se la passano in cerchio a vicenda per visualizzarla, pensare al significato del concetto e riflettere sul tipo di pensiero e apprendimento che faranno. Usiamo la chiave anche per sbloccare il cervello dei bambini e per aprirlo e a pensare in un certo modo. A volte usiamo anche gli occhiali. Questo aiuta i bambini, dato che quando li indossano iniziano a pensare sotto una certa lente concettuale. And concepts in the early years are also explored through the children's playful learning. When the children are playing, discussing, exploring, testing possibilities, reflecting, adapting, trialing, they are thinking, perhaps not knowingly, with concepts in mind. Here is a picture from Science Week, where the children were sorting rocks and fossils. They sorted them and resorted them through different conceptual lenses. I concetti vengono esplorati attraverso il gioco dei bambini. Quando giocano, discutono, esplorano, testano possibilità, riflettono, si adattano, provano, pensano, forse non consapevolmente, con dei concetti in mente. Ecco una foto scattata durante la settimana della scienza, quindi Science Week, in cui i bambini stavano smistando rocce e fossili. Li hanno ordinati e riordinati attraverso diversi obiettivi concettuali, quindi diversi tipi di lenti concettuali. So by the end of early years 3,
the children are familiar with the 7 key concepts, they will start to use some of them in their dialogue with each other, and they will understand that the concepts are designed to help them think in different ways. Quindi entro la fine di Early Years 3 i bambini avranno familiarità con i 7 concetti chiave, inizieranno ad usarne alcuni nel dialogo e capiranno che i concetti sono progettati per aiutarli a pensare in modi differenti. So with all of that ready, they move into the primary school. So what do the key concepts, how do we use them in the primary school? So in the primary school, students build on the foundations from early years. They become able to use concepts to guide their thinking and to make connections between the different key concepts. They learn to think deeply and reflect on how they see the world, depending on the key concept that they're using. For instance, the children may look at a piece of art. One group will view the artwork through the key concept of perspective. What are the points of view? The other group may look through the lens of connection and make connections to other pieces of art or to experiences they've had. Then the class come back together and they share the different ways they viewed the artwork. Quindi, come si trasmette poi nei primary years? Nella primary gli studenti costruiscono, grazie alle basi poste durante gli early years, delle nuove ricerche, diventano in grado di utilizzare i concetti per guidare il loro pensiero e per stabilire connessioni tra i concetti chiave. Imparano a pensare profondamente e a riflettere su come vedono il mondo in base al concetto chiave. Ad esempio, i bambini possono guardare un'opera d'arte. Un gruppo osserva l'opera d'arte attraverso il concetto di prospettiva, l'altro forse attraverso il concetto di connessione, per poi condividere i diversi modi in cui hanno guardato l'opera d'arte e discutere dei risultati diversi. In the primary, students make concept maps, as you can see here in the picture, and they are also able to find their own related concepts in the units of inquiry. Here is a picture of a bolt model, where children found related concepts. They chose the size of the circle to put the concept in, depending on the importance of that concept when thinking about action. Then they justified the connection the concept had to action on the lines here. This is high order thinking from our 7-year-olds at GIS, and we imagine what they will do when they are in PY4 and PY5. In fact, in PY5, we have the exhibition where children will design their own unit of inquiry. So it is important that the key concepts are well developed and understood so the children can select the appropriate concepts for their own unit of inquiry. Quindi, come potete notare dall'immagine, gli studenti creano mappe concettuali e sono anche in grado di trovare i propri concetti correlati nelle unità di indagine. Ecco un'immagine di un modello BOLT in cui i bambini hanno trovato concetti correlati, hanno scelto la dimensione del cerchio a seconda dell'importanza di quel concetto, pensando all'azione, e hanno spiegato la connessione tra il concetto e l'azione sulle linee. Questo è un pensiero di altissimo livello per dei bambini di 7 anni, quindi immaginate cosa faranno quando arriveranno a PY4 e PY5. Infatti, in PY5 abbiamo la exhibition, nella quale i bambini progetteranno la propria unità di indagine. Quindi è importante che i concetti chiave siano ben sviluppati, in modo che i bambini possano poi selezionare i concetti giusti per la propria unit of inquiry. So this year we had a parent workshop on approaches to learning and the 5 skills which help children or students to become lifelong learners. Thinking through key concepts connects all these skills. However, probably the strongest connection is to thinking skills. The key concepts stretch our thinking and allow us to go deeper. And in doing this, to really make that connection to key concepts and thinking skills, it requires a special type of teacher, a PYP teacher, who is knowledgeable about the value that thinking through concepts can bring.
This type of PYP teacher, they give space and time for this sort of teaching. They're not in a rush, fact, 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 fact. We pause, we have space, we have time, and we value the different types of thinking and help students to make this thinking visible. So according to the IB, PYP teachers stimulate critical thinking skills. They expand the thinking of the students. They help to connect learning, and they support the transfer of knowledge and understanding into different subjects, into different experiences. And I think we are very lucky to have these type of PYP teachers at GIS. I added that, Francesca, but I thought it needed to be said. Woo woo teachers. Quest'anno abbiamo già tenuto un workshop riguardo gli approcci all'apprendimento e le 5 abilità che aiutano gli studenti a diventare lifelong learners. Pensare attraverso concetti chiave si collega a tutte queste abilità. Tuttavia, la connessione più forte è alle capacità di pensiero. I concetti chiave allungano il nostro pensiero e ci permettono di andare più a fondo. L'indagine basata sui concetti richiede un insegnante speciale che sia a conoscenza del valore che il pensiero attraverso i concetti può portare, quindi un insegnante PYP. Questi concetti danno spazio e tempo per questo tipo di insegnamento che valorizza diversi tipi di pensiero e aiuta gli studenti a renderlo visibile. Secondo l'IB, gli insegnanti PYP stimolano le capacità di pensiero critico, espandono il pensiero, connettono l'apprendimento, supportano il trasferimento di conoscenza e comprensione in diverse materie ed esperienze. Ovviamente poi Jane ha aggiunto che i nostri insegnanti alla GIS sono veramente bravi in questo e non solo, e quindi siamo molto fortunati ad averli. Sarebbe stata una delle mie domande al finale. Perfetto, ottimo, sono contento. So parents often ask me what makes being a PYP student so different to students in other programs. I would say that concept-based learning is something which helps PYP students to stand out. It gives children new ways to see the world around them. And it helps them, in particular, they learn to think in critical and creative ways. Because the children explore concepts in transdisciplinary ways, so in different subjects, they have a broad sense of the themes in the PYP. This also allows them to transfer their thinking. For example, if children are exploring the key concept causation in mathematics, and then they move to PE, where causation is also being explored, the teacher can help the children to make connections. How is causation similar, boys and girls, in maths and PE? What are the big ideas that the subjects share? How are they different? How is it different, sorry? And the formula on this slide down here comes from the document PYP from Principles into Practice, and reminds us that when we focus on knowledge, we acquire facts. But in order to reach understanding, we focus on the big ideas, which we get from the key concepts. I genitori spesso chiedono cosa rende l'essere uno studente PYP così diverso dagli altri programmi. Diciamo che l'apprendimento basato sui concetti è qualcosa che aiuta gli studenti PYP a distinguersi. Offre ai bambini nuovi modi di vedere il mondo che li circonda e in particolare imparano a pensare in modo critico e creativo. Poiché i bambini esplorano i concetti in modi transdisciplinari, cioè attraverso diverse materie, hanno un'idea più ampia dei temi del PYP. Ciò consente loro anche di trasferire il loro pensiero. Ad esempio, se i bambini stanno esplorando la causalità sia in matematica che in educazione fisica, l'insegnante può aiutare i bambini a creare collegamenti. Per esempio, in che modo la causalità è simile in matematica ed in educazione fisica? Quali sono le grandi idee che condividono le due materie? In che modo sono diverse?
La formula in questa diapositiva deriva dal documento PYP dai principi alla pratica che abbiamo nominato prima e ci ricorda che quando ci concentriamo sulla conoscenza acquisiamo i fatti, ma per raggiungere la comprensione ci concentriamo sulle grandi idee, cioè i concetti chiave. So concept-based learning is such a big element of the PYP. I could talk about this all night, but to ensure you and Francesca get some sleep, I have put some interesting presentations here for you to find out more. You can download these slides from the parent Google folder and click on the links. And I'm more than happy to discuss this further in a smaller meeting or with another workshop in the future. Quindi l'apprendimento basato sui concetti è un elemento così importante del PYP che potremmo veramente parlarne tutta la notte. Ma per assicurarvi di dormire un po', abbiamo messo qui alcune presentazioni interessanti per saperne di più. Potete scaricare queste diapositive dalla Parent Google folder e fare clic sui link che trovate su questa diapositiva. Jane sarà più che felice di discuterne ulteriormente in una riunione, anche one-on-one, o con un altro workshop in futuro. So thank you very much for attending our workshop, and it's over to you for any questions. Thank you, Francesca, very much for your translating. Grazie, grazie mille. If you would like to challenge yourself and challenge Francesca and I, can you use a key concept to develop your question for us? Ooh. Quindi vi ringraziamo per aver partecipato al nostro workshop e ora lasciamo spazio alle domande. Se volete mettervi alla prova o provare a mettere alla prova me e Jane, potete usare un concetto chiave per sviluppare le vostre domande. Vediamo se riuscite. And thank you for coming. Everything 'cause this is GIS.